Ciao a tutti, amici dei pesci. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per il prossimo semestre 2023. Wow, amici dei pesci, le stelle! Bellissima carta. La carta delle stelle è sempre una carta di canalizzazione, di idee, di connessione con il divino, di destino. Quando ci sono le stelle si parla di destino, perché il destino si dice che sia scritto nelle stelle. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto ragazzi come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse proprio nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi, è proprio una guida. Trovate il link alla sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene, allora iniziamo con una regina di coppe, la carta della forza, un 10 di pentacoli, un asso di bastoni al contrario e il mago al contrario. Interessante come i due 1 siano girati al contrario, ragazzi, però qui avete un 10, quindi interessante. Allora, ragazzi, qui allora la prima linea è per la crescita spirituale, la seconda linea sarà per quello che riguarda le relazioni e gli affetti e l'ultima linea, scusate, la terza linea sarà per quello che riguarda il lavoro e l'economia e l'ultima linea in fondo sono dei messaggi e dei consigli aggiuntivi. Oggi vediamo tutto un po' in generale e poi ci saranno degli altri video con gli approfondimenti per ognuna di queste linee. Allora, la prima linea, come vi ho anticipato, è per la crescita spirituale ed è come se l'evoluzione del prossimo semestre fosse portata ad avere una maggior completezza a livello personale. Mi verrebbe da dire lavorando su quello che è la vostra forza di volontà, perché avete la forza, lavorando su quelli che sono gli obiettivi, sul modo di muoversi nel vostro percorso personale di vita. Per qualcuno ci potrebbe essere l'avvicinarsi a una nuova scuola, ad un nuovo gruppo, a delle nuove tradizioni. Mi parlano di celtica. Per qualcuno potrebbe essere un gruppo celtico, ipotesi, no? O la cultura celtica. È come se ci fosse qualche nuovo interesse ehm, all'interno di un gruppo, però, perché abbiamo un 10 di pentacoli, quindi si parla di un gruppo anche abbastanza grande. Per qualcuno il 10 di pentacoli può far riferimento proprio alla famiglia propria, quindi alla famiglia di origine piuttosto che alla famiglia che si è creati, però ho come la sensazione che sia qualcosa di nuovo. E probabilmente avete questa voglia, ma avendo i due assi ehm, al contrario, è come se non vi decideste a far qualcosa, a iniziare magari qualche cosa di vostro. C'è qualche cosa che ha a che fare con il lato femminile qui comunque, perché la forza, la carta della forza è vero che è una carta di energia maschile, ma è anche vero che è rappresentata con una donna che riesce a dominare la forza animale. E qui ho come la sensazione che non sia esattamente la forza animale, quella da domare, ma più che tutto la forza emotiva, cioè avendo la regina di coppe si parla di sali e scendi emotivi. Interessante, perché poi comunque avete anche, appunto, queste sono due carte di inizio, di azione, soprattutto il mago, è una carta di manifestazione. Però essendo il contrario, è come se ci fosse qualche cosa di nuovo che volesse o doveste far partire, ma c'è qualche fatica, c'è qualche cosa che un po' si inceppa. Lo andiamo poi a vedere meglio. Adesso andiamo avanti, vediamo se riesco a dirvi qualche cos'altro poi anche alla fine, vedendole tutte insieme.
Allora, 7 di spade, 7 di bastoni. Questa è la linea che vi parla delle relazioni e degli affetti, ok? Quindi anche gli amici, gli affetti familiari. Amici dei pesci, 7 di spade, 7 di bastoni, asso di... un altro asso al contrario, asso di pentacoli al contrario, la torre al contrario e il 2 di spade. Wow. Sezione delle relazioni impegnativa, direi. Allora, questo 7 di spade, notare 2 7 all'inizio della linea, sono carte comunque di conflitto, sono carte che vi portano... allora, diciamo ad una certa reticenza verso il mondo esterno. Il 7 di spade è una carta che indica che siete particolarmente attaccati a qualche cosa, a qualche idea. Il 7 di spade è una carta di avidità ed è una carta che denota il fatto che una persona può raggiungere, può fare o dire cose, insomma, un po' poco etiche per raggiungere semplicemente i propri scopi. E poi avete questo 7 di bastoni, quindi vi sento un po' super determinati in quello che è il vostro obiettivo. Ragazzi, avete spade, torre, pentacoli e bastoni. Non c'è una carta di coppe. Quello che mi salta all'occhio. E difatti, vedendo anche qui la regina di denari, è proprio sul lato emotivo che dovete lavorare. Qui, come vi dicevo, c'è questa cosa del dominare in un certo senso le energie animali, gli istinti animali. E qui c'è un po' questo istinto di sopravvivenza, soprattutto per il 7 di bastoni. C'è qualcosa con questa torre a livello relazionale che o non volete lasciare indietro. Può essere un'idea, può essere una relazione magari proprio, perché comunque qui anche alla fine abbiamo un 2 di spade, come se ci fosse qualche cosa che voi non vedete o non volete vedere, o c'è qualche cosa, qualche nuovo capitolo della vostra vita che non volete iniziare, perché qui gli assi, vi ripeto, sono tutti al contrario. E può essere che questo nuovo capitolo nella vostra vita non lo vogliate iniziare proprio in generale, perché in realtà non sento che sia legata a una persona nello specifico. Cioè non è, anche se siete in una relazione, sento che potrebbero esserci degli attriti nella relazione, ma la torre non è riferita necessariamente alla relazione romantica che state vivendo, è una cosa un po' più ampia, è una cosa proprio a livello della cerchia di persone che stanno intorno a voi. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. E l'asso di denari voi in realtà comunque ce l'avete. Sì, è vero, è al contrario, ma anche tutti questi assi qui ci sono. Bisogna solo lavorarci un pochettino perché si girino, diciamo, al dritto. C'è qualcosa che vi impedisce, probabilmente qualche bugia, qualche falsa verità, che con la carta della torre potrebbe essere il vostro ego a raccontare, che in qualche modo vi impedisce di fare questo salto, questo nuovo inizio a livello di relazioni interpersonali. Ripeto, per quello che riguarda la vita familiare, o meglio, la vita di relazione di coppia, ci potrebbero essere delle questioni un po' antipatiche da dover affrontare, ma niente di cioè niente, nessuna tragedia, ecco. Però sì che potrebbero esserci delle questioni un po' antipatiche. Se siete single, ragazzi, io ho come la sensazione che abbiate bisogno prima di ripulire un po' questa torre, questa regina di coppe, perché vi ricordo che
l'andamento energetico, o meglio emotivo, della regina di coppe è questo internamente, poi non traspare, però è quello. La regina di coppe vi dice che avete bisogno di lavorare sul contatto con la vostra emotività, ok? Perché la regina di coppe è di solito, adesso qua non si vede, però nei tarocchi tradizionali è l'unica coppa che è coperta, proprio perché lei sa, sente di avere questo turbinio e per non rimanere sommersa da questo turbinio emotivo semplicemente copre la coppa, mantiene tutto chiuso, serrato. E questo in un certo senso impedisce poi di far fluire anche le emozioni e i sentimenti. Andiamo avanti, vediamo a livello lavorativo. Wow, imperatrice, temperanza. 8 di spade. 10 di bastoni e 9 di spade. Ragazzi, devo dire che la sezione del lavoro e delle finanze andrà meglio di quello che potrebbe sembrare, perché diciamo che la linea finisce con un 9 di spade, però in realtà il 9 di spade è la vostra testa, fondamentalmente. È solo la vostra testa, quindi qui basta veramente cambiare attitudine mentale, cambiare mindset, avete le stelle. Cercate di puntare in alto, di porvi degli obiettivi. La stella è anche una carta di speranza, che è quello che vi invita un po' a lavorare anche se volete. Dunque, devo dire che a livello economico non vi va male, anche se voi avete questo 8 di spade, avete le spalle ben coperte con questa imperatrice e la temperanza. Diciamo che probabilmente siete voi che appunto vedete talmente tanto nero, siete talmente tanto pessimisti, magari siete abituati a stare in una situazione di carenza da molto tempo e di conseguenza anche se in realtà siete con questi due bellissimi arcani maggiori, avete ancora la paura, vivete ancora nel ricordo di quello che è stato il momento di crisi, la sofferenza, però qui c'è da buttarsi indietro certi tipi di responsabilità, certi tipi di pesi. Per qualcuno potrebbero anche essere certi tipi di progetti. Magari state lottando per avere appunto questo desiderio in grande, forse è il caso di ridimensionare, perché comunque avete anche la carta della torre. Ridefinite gli obiettivi con questa carta della stella, mi sento di dirvi. Se avete definito obiettivi di standard troppo alti, per cui vi diventa difficile iniziare, abbassate l'asticella. Se invece al contrario vi siete, diciamo, posti obiettivi un po' troppo al di là o lontano da quello che in realtà è quello che voi volete, redirezionate la freccia fondamentalmente. Io sento che comunque per quello che riguarda il lavoro piuttosto che le finanze, ci sarà veramente con queste due carte un cambio, ragazzi. Avendo la carta della temperanza un po' vi dicono anche di portar pazienza, però veramente siete in una fase di stabilità, semplicemente non la state vedendo. Non vi rendete ancora conto di essere già usciti dal momento difficile. Andiamo a vedere ancora l'ultima linea, che è la linea dei consigli, degli avvertimenti. Andiamo a vedere che cos'altro vi vogliono dire. Allora, abbiamo un cavaliere di bastoni al contrario, un 2 di bastoni, un re di bastoni, un 9 di coppe e un 3 di coppe al contrario. Bene, così si vedono un po' meglio. Ragazzi, quello che vi posso ancora dire è che a livello di vita sociale ci sarà da divertirsi. È come se vi esortassero a fare nuove conoscenze, ad uscire dal vostro solito circolo di amici, diciamo, perché sapete che quando si ascoltano sempre le stesse campane, poi
è un po' come radicarsi troppo sugli stessi concetti. Invece, frequentando magari appunto persone nuove che hanno visioni diverse dalle vostre, potrebbero aiutarvi ad uscire da questa sensazione di lotta perpetua che avete ehm, nel prossimo semestre. Però, ripeto, molto lo fa il vostro modo di approcciarvi alle cose o alle persone. Qui c'è una questione di ego da dover ridimensionare, ehm, e a livello emotivo qualche cosa da ricalibrare, mi verrebbe da dire. Tenete presente che avete comunque la carta della temperanza, è una carta di guarigione, una carta che vi parla di anche di avere un santo protettore. Ok, quindi questo ve lo devo dire, nel senso che c'è qualcuno lassù che sta vegliando su di voi, ma voi dovete aver pazienza, con calma si raggiungono gli obiettivi. È un po' come se vi dicessero lavora di più sul tuo modo di vedere le cose, ricordatevi che la stella è collegata con il terzo occhio, con la capacità di visualizzare, di canalizzare, ok? Quindi occhio a quello che proiettate, occhio a quello che vedete, perché comunque diciamo che tutto sommato le cose vanno bene, ragazzi. Ci sarà da festeggiare e ci sarà anche qualcuno che potrà venirvi in aiuto, ma se sostanzialmente siete voi che dovete fare il primo passo, l'intenzione ce la dovete mettere voi. Ci possono essere tutti i personaggi che volete a darvi un incoraggiamento, una spinta, ma il lavoro lo dovete fare voi. Deve essere vostra la decisione di andare avanti e qui comunque con il 2 di bastoni si vede tanta indecisione, avete il 2 di bastoni qui, il 2 di spade qui, tutti questi assi al contrario, è come se aveste bisogno di una spinta nella vita in generale per fare delle cose e invece qui le carte vi dicono punta all'obiettivo e datti tu una spinta. Non state troppo a seguire quello che vi dicono gli altri perché comunque potrebbe condizionarvi molto. Tenete presente che quando gli altri vi danno dei consigli sono filtrati dalle loro esperienze pregresse e dalle loro credenze limitanti. Quindi può essere che qualche cosa che è valido per loro non sia valido per voi, ok? Quindi e poi con questa carta, quello che mi sento di dirvi, il 3 di coppe di solito è una carta che parla di amicizie, di festeggiamenti, essendo al contrario è come se vi consigliassero di prendervi del tempo lontano dagli altri, per ritrovare i vostri spazi, per ritrovare un po' di più voi stessi probabilmente. Ragazzi, per quello che riguarda la salute, allora mentre a me i messaggi arrivano anche mentre parlo, mi parlavano di respiro, ok? Quindi potrebbe essere utile magari fare un controllo all'apparato respiratorio o più semplicemente iniziare a fare degli esercizi, magari proprio di partecipare ad un gruppo, ad un seminario, ad un corso che possa aiutarvi a imparare a respirare, a fare le respirazioni che vi servono, diciamo, per lavorare con l'apparato respiratorio, ok? Un'altra cosa che mi è arrivata adesso, per qualcuno, ragazzi, ci potrebbe essere come, mm, non so se è una proposta di qualcun altro o sarà una vostra idea con la carta delle stelle, perché in realtà credo che sia per quello che fate fatica a fare questa scelta. Ho come la sensazione che qualcuno voglia cambiare la propria rotta di vita. Cioè, avete avuto una direzione fino ad adesso e c'è qualcuno che ha bisogno di ricalibrare, riequilibrare la direzione della propria vita con questa carta della temperanza. E vi dico così perché mi hanno detto che qualcuno lavorerà nel campo della spiritualità. Questo tipo di dubbio è se la spiritualità o comunque questo campo vi potrebbe dar da mangiare, vi potrebbe dar da vivere, vi potrebbe far pagare le bollette. Si vive di scusatemi, si vive di queste cose. È un po' il dubbio che sento qui con la temperanza e con queste 8 di spade e 9 di spade e lì è la fiducia che avete in voi stessi che fa il risultato, E soprattutto le credenze che avete, perché se voi siete convinti che una determinata cosa non dà abbastanza soldi,
Anche se ci provate, quella cosa, ragazzi, non darà abbastanza soldi, perché voi siete già convinti all'inizio che sia così. Quindi è come non darvi le speranze, non perdete neanche il tempo. Mm? Va bene. Andiamo avanti, vediamo un oracolo. Scambiarsi doni, carta numero 27. È una carta bellissima. Ed è un numero che io ho visto anche ieri sera. 7-2 sono 9, che è il numero dell'iniziazione. Ragazzi, ho come l'idea che vi dicono di iniziare, che vi dicano di iniziare a dare, che la vita poi vi dà. Iniziate a essere generosi, avete anche la carta della forza. La forza è una carta di apertura del quarto chakra, una carta di generosità, è una carta di abbondanza proprio di cuore. È la forza e il coraggio del leone, no? È come se vi dicessero iniziate ad aprirvi, iniziate a condividere. Cuore fedele, carta numero 35. Qui ragazzi si può parlare per qualcuno di anime gemelle, quindi di una questione che c'è all'interno del vostro circolo sociale con le anime gemelle. Occhio quindi alle proiezioni per quello che riguarda le anime gemelle. Non sono solo quelle romantiche, ci sono anche anime gemelle che sono magari amici, datori di lavoro. Wow! E poi avete, guardate, la stella è una carta numero 17, questa è una carta numero 17, le parche, parla anch'essa di destino. Ragazzi, qui nel prossimo semestre ci sarà qualche cosa che sarà per destino, dovrete affrontare per destino, per la vostra crescita sia spirituale che interpersonale. Non sento tanto che potrebbe essere a livello lavorativo, anche se sì, però avete l'imperatrice a inizio linea, quindi c'è già una sorta di stabilità per molti, però qui è proprio una questione di condividere con gli altri. Che condividere non si parla solo di condividere economicamente, ma è giusto condividere le paure anche. Se voi non comunicate all'altro una certa paura, l'altro non lo sa e magari dà per scontato delle cose, perché tutti diamo per scontato delle cose, tutti facciamo proiezioni. L'importante è essere sinceri, però questa soprattutto con se stessi. Vi ricordo che avete 7 di spade e qui è proprio sono un po' le autoillusioni, le bugie che ci autoraccontiamo. E comunque ragazzi, guardate, avete delle carte stupende, quindi non vi preoccupate. Se avvertite un attimo di tristezza o di tensione quando ci sarà questo momento torre, fate gli esercizi di respirazione di cui parlavamo prima, cercate di radicarvi, cercate di meditare. Le stelle è una carta che vi porta a canalizzare, quindi anche a meditare. E comunque con questa carta sento che ci saranno delle questioni che per destino andrete a vivere, come se fossero predestinate. O magari, chi lo sa, conoscerete una persona, però io vi dico che non è una persona nuova. È più facile che magari vi contatti qualcuno che magari conoscete già, magari non è una conoscenza profonda, però è come se tutto fosse, da quando inizierete a darvi di più, è come se incontraste la via del destino giusta, corretta per voi. Wow. Andiamo a vedere ancora una meditazione canalizzata di Findor. Ce ne sono 2. Amatemi e mettetemi al primo posto in ogni cosa. Non potete conoscermi, camminare lungo le mie strade e fare la mia volontà se non mi amate. E non potete amarmi se non vi amate l'un l'altro. Molte anime parlano del loro amore per me e tuttavia non sanno neppure cosa significhi amare se stessi, amare i propri compagni umani. Wow, ed è perfettamente in linea. E l'amore comincia dentro ad ogni singolo individuo, dentro ad ognuno di voi, e cresce come un seme per poi erompere all'improvviso.
rivelando grande bellezza e completezza. Ecco ciò che sta accadendo. Sii cosciente in ogni istante. Vi ricordo, scusate se interrompo, ma anche l'asso di denari è un seme che deve essere piantato. Sii cosciente in ogni istante e non permettere che qualcosa dentro di te opponga resistenza. Non scordare mai di rendere grazie per essere usato in questo mondo. Lasciati andare, rilassati e permettimi di servirmi di te. Ora. Wow! È il momento giusto. È come se foste chiamati, ragazzi. Mi direte poi nei commenti di che cosa si tratta. Lettura molto intensa, bellissima. Io spero che vi sia stata di aiuto per capire come navigare il prossimo semestre. Come vi anticipavo, ci saranno poi degli approfondimenti per ognuna di queste linee. Se comunque la lettura vi è piaciuta, potete mettere like, iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto ringrazio le persone che sostengono il canale. Vi ringrazio anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!